Ciao e benvenuto a questo secondo appuntamento sulla rubrica Ma che domande fai? Oggi parliamo di potenzialità e di limiti. Dunque vedremo che cosa vogliono dire questi due concetti. Vedremo anche anzi, parleremo anche della mappa dei talenti per capire a grandi linee come individuare, capire quali sono i nostri potenziali talenti e quali i nostri potenziali conflitti. Vedremo anche come possiamo sviluppare i nostri talenti o il perché non riusciamo a sviluppare quei talenti, perché molte persone dicono: Ma io non ho quel talento, anzi, non mi è mai capitato di fare, oppure non è una cosa che faccio, non è una cosa che ho mai fatto. Vedremo perché noi abbiamo, anzi, capiremo che noi abbiamo tanti talenti, ma probabilmente non ne abbiamo sviluppato alcuni di quelli, magari quei talenti che ci avrebbero permesso di vivere una vita completamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi e probabilmente anche migliore. Ok? Prima però di parlare di potenzialità e di talenti, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. In questa rubrica, anzi, vedremo quali sono le domande che solitamente mi fanno durante i miei corsi e le mie consulenze. Domande che potrebbero essere utili a tutti per capire, comprendere alcuni aspetti o il perché non sviluppiamo i nostri talenti o perché ci troviamo a vivere sempre gli stessi conflitti o ad affrontare sempre gli stessi problemi, ok? Che più o meno è la stessa cosa. Prima però partiamo con la sigla. Perché molte persone dicono di non avere quei talenti? O perché molte persone vivono più conflitti, più problemi che talenti, ok? Che potenzialità, che sviluppare le potenzialità. Perché? Il problema di base è che le persone non vogliono avere problemi. Chi è che vuole avere problemi? Chi di voi vorrebbe avere problemi? Questa è una domanda che io faccio sempre nei miei corsi. E la risposta qual è? Nessuno. Nessuno vorrebbe avere problemi. Ma che cos'è il problema? Cos'è il problema? Il problema non è altro, e non soltanto dal punto di vista della numerologia, no? Ma è proprio da un punto di vista spirituale. Il problema non è altro che quello che ti permette di sviluppare il talento. Dunque, no problemi, no talenti. È vero anche che che abbiamo dei talenti che non provengono, o meglio, che non sono i potenziali talenti che noi vorremmo, ma sono dei talenti che si sviluppano dal vivere i conflitti. Cioè, ogni volta che noi cerchiamo di evitare un problema, intanto il problema si ripresenta. Perché? Perché quel problema è lì proprio per imparare la lezione spirituale di quel problema. Non dobbiamo fare altro che aspettare che si presenti un problema. È il problema che ci permette di sviluppare il talento. Facciamo un passo indietro, torniamo a quando eravamo piccini, no? Quando proprio appena nati. Qual è stato il più grande problema? Il più grande problema che l'essere umano ha affrontato, ok? Qual è stato? È stato imparare a coordinare i movimenti, imparare a camminare e poi tutte le altre cose che abbiamo imparato dopo
diciamo, sono molto più facili rispetto a quello che abbiamo imparato appena nati. Appena nati eravamo come, diciamo, vergini da tanti punti di vista. Avevamo sì dei programmi già preinstallati in noi, no? Che ci hanno permesso o comunque ci permettono di fare determinate cose, no? Che sono istintivi, insomma, fanno parte comunque dell'essere umano, ok? Ma tanti altri programmi abbiamo dovuto impararli, abbiamo dovuto affrontare i problemi per imparare a fare determinate cose. Imparare a coordinarci, ad acchiappare, a muoverci, a camminare, a correre. Cioè, non è che abbiamo fatto tutto così in un batter d'occhio. Ci siamo allenati, cioè abbiamo veramente fatto, affrontato, no, dei problemi per poter imparare poi a fare queste cose. Stessa cosa, no? Andiamo più avanti, spostiamoci verso quando abbiamo preso la patente dell'auto, quando abbiamo preso la patente per guidare l'automobile. Non è stato facile. La prima volta che vi siete seduti su un'auto per guidare, cioè apparentemente guardando uno, no, che guida sembra facile guidare, no? Ma una volta che ti siedi, prendi il volante e devi cominciare a cambiare le marce, a muovere i piedi, no? Il piede sinistro per fare una cosa, il piede destro per fare un'altra, guardare davanti, guardare dietro, lo specchietto, insomma, tutte quelle robe che facciamo, no? Quando guidiamo, no? All'inizio era un no difficile, ma poi dopo, ora, ci ritroviamo a guidare senza più pensare a tutte quelle cose, perché è diventato un automatismo. Cioè abbiamo sviluppato il talento di guidare l'auto. Ok? Questo è per cercare noi di capire che cos'è il talento. Il talento è ciò che viene fuori dall'affrontare il problema. Se noi affrontiamo un problema, sviluppiamo il talento connesso con quel problema. Ma se noi ci vogliamo evitare i problemi, cosa succede? L'opposto, sviluppiamo i conflitti. Il conflitto è non vivere la vita in armonia, sfruttando appunto le nostre potenzialità, perché le potenzialità ci permettono di ottenere dei benefici, di ottenere tutto quello che è correlato, no, con i talenti, dunque ottenere dei benefici. Il conflitto è quando noi cerchiamo di evitare i problemi e dunque è vero anche che noi sviluppiamo dei talenti nell'evitare i problemi, ma quei talenti non sono utili o non ti permettono di ottenere ciò che invece ti permette di ottenere un talento, diciamo, sviluppato dall'incontro, no, con il problema, dall'affrontare e risolvere, superare quel problema. Ora, veniamo al discorso, no? Alla questione, anzi, veniamo alla questione che quando le persone dicono, ma io non ho quel talento, oppure non mi è mai capitato di trovarmi, oppure non ho mai fatto, non ho mai suonato, non ho mai disegnato, non ho mai ballato, danzato. Poi, naturalmente, il perché non ci interessa in questo momento, o meglio, il perché specifico, perché possono essere tanti. Cioè, noi possiamo avere tanti talenti, possiamo avere, e questi talenti vengono, cioè latenti, proprio nascosti, ben conservati, perché? Perché il talento si sviluppa dall'affrontare il problema. Dunque, se noi non ci troviamo nella situazione di affrontare un problema, di fare qualcosa relativo appunto a quel problema, noi non sviluppiamo il talento. Dunque, persone che magari potrebbero avere come talento il disegno, la pittura, se a causa di qualsiasi situazione, il fatto che magari i genitori lavorano o il fatto che i genitori magari abbiano delle passioni diverse dall'arte del disegno, oppure dei genitori poco attenti, no? O poco interessati magari a far sviluppare quel talento, perché potrebbe essere anche per una questione di ignoranza, no? O per una questione di
di impegni o di importanza anche, no? Magari si dà più importanza a qualcosa che non riguarda la pittura e magari si vuole passare al proprio figlio quella passione credendo che sia diciamo, la via migliore per ottenere poi dei benefici in futuro. Ecco, la persona, il bambino, non sviluppa quel talento. Se non gli si dà dei pennarelli, delle penne, delle matite e se non magari si affianca una persona esperta, un insegnante, no? Per insegnargli, per introdurlo in quell'arte, il bambino non svilupperà mai quel talento. Così per il ballo, così per il canto, così per tante altre cose. Io ho conosciuto una persona che aveva come talento la musica e mi disse che i genitori ha provato a suonare, a strimpellare sulla pianola, però i genitori gli hanno levato la pianola perché disturbava ai vicini. Dunque, lei non ha sviluppato quel talento perché i genitori gli hanno levato la pianola, cioè non l'hanno messa in condizione di sviluppare quel talento. Ok? E questo naturalmente vale per qualsiasi talento. Dunque, due persone uguali, nate nello stesso giorno, che hanno gli stessi numeri, molti mi dicono, ma sono uguali, due persone che nascono nello stesso giorno, mese e anno, hanno gli stessi comportamenti, gli stessi talenti. Facciamo chiarezza in questo. Allora, due persone che sono nate nello stesso giorno, anche gemelli, no? Nello stesso giorno, alla stessa ora, nella stessa famiglia, dello stesso anno comunque, non sono uguali perché vivono esperienze diverse. Sono le esperienze che noi viviamo che ci permettono di sviluppare i talenti e dunque anche trovarsi, no? Trovarsi in situazioni dove non cerchiamo comunque di evitare i problemi e dunque sviluppare, no, quei limiti, naturalmente sarà diverso per ogni persona. Dunque ogni persona, anche se è nata nello stesso giorno, mese e anno, è diversa, si comporta in maniera diversa, sviluppa talenti diversi. Questo deve essere chiaro, ok? Poi, vediamo un attimino una mappa. Andiamo su numerologiaesoterica.com e poi mappa dei talenti, possiamo vederla qui su o qui giù, è uguale, e inseriamo la nostra data di nascita. Genera mappa. Ecco, abbiamo 14 numeri che ci dicono appunto quali sono i nostri potenziali talenti e possibili conflitti qualora non dovessimo vivere la vita in armonia. Abbiamo tutta una serie di numeri, dunque. Questi numeri si influenzano l'uno con l'altro. Cosa vuol dire? Che se io ho un talento nel giorno di nascita, ma non vivo la vita in funzione, o meglio, ho un conflitto che deriva da una relazione o dalla famiglia o dal lavoro, probabilmente io non riesco a sviluppare i talenti nel giorno di nascita. Perché? Perché sarò impegnato nel conflitto che coinvolgerà, che mi condizionerà e mi prenderà, no? Mi pervaderà e mi renderà difficile pensare di sviluppare dei talenti. Probabilmente darò molto più tempo al problema che vivo, perché noi diamo importanza alle cose, no? Dunque possiamo dare in più importanza a un problema che ha le cose veramente importanti per noi. Quali sono le cose importanti per noi? Sono tutte quelle cose che ci permettono di vivere la vita in armonia. Noi solitamente non diamo importanza alle cose veramente importanti, ma diamo più importanza alle cose urgenti che alle cose importanti. Oppure diamo più importanza alle cose che non sono importanti e perdiamo tante opportunità dal non dare importanza alle cose importanti. Spero che sia chiaro questo. Ok? Per esempio, occuparsi di noi dal punto di vista salute, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, culturale, relazioni. Molte volte siamo talmente impegnati a fare altro che non diamo importanza a queste cose. Non ci prendiamo cura di noi, anzi, il malessere, vivere dei problemi, ci porta
avere dei comportamenti che fanno del male, che continuano a far del male a noi. Ci buttiamo sul mangiare porcherie, oppure fumiamo o beviamo, oppure abbiamo delle relazioni tossiche, abbiamo tanti problemi, ok? Cioè, sono tante le situazioni che si manifestano dal vivere in conflitto. Ma in ogni numero che noi abbiamo sulla mappa abbiamo dei talenti, oltre che dei possibili conflitti. Abbiamo dei talenti. Talenti nel giorno, talenti nell'anno, talenti nel nido, nella relazione, nel sociale, nel lavoro, strumento generale, chiave emotiva. Abbiamo anche dei conflitti. Per esempio, il numero del conflitto è viene letto in maniera negativa, però abbiamo anche dei talenti. Anche il progetto senso viene letto in maniera negativa, ma abbiamo anche qui dei talenti. Questo ci deve far pensare. Dunque bisogna pensare quali talenti non stiamo sfruttando, quali conflitti o diciamo comportamenti conflittuali stiamo vivendo e attraverso la mappa noi possiamo indagare, capire. Dovremmo analizzare ogni singolo numero per capire se in quell'ambito noi stiamo vivendo la vita appieno, sfruttando i nostri potenziali. In questa mappa, cliccando sull'immagine, viene fuori un numero e possiamo leggere il significato di quel numero. Ok, torniamo a noi. Detto questo, noi abbiamo tantissimi talenti, così come possiamo avere tantissimi conflitti, ok? Abbiamo tantissimi talenti inespressi, sopiti, nascosti, latenti. Sta a noi capire, trovare il tempo per leggere attraverso la mappa e capire che cosa non stiamo facendo, che cosa stiamo facendo invece che non va, che cosa stiamo facendo che va, cioè tutte queste domande naturalmente ci servono per capire. Una volta fatta questa analisi, allora possiamo capire tante altre cose, anzi è necessario capire tante altre cose. Però di questo ne parlerò più avanti. Perché? Perché molte persone viaggiano col pilota automatico, viaggiano a vista, non hanno una bussola che gli indica il nord, non hanno degli scopi, degli obiettivi, delle mete. Ok, ma di questo non ne parliamo oggi perché è un argomento un po' complesso. Ma iniziamo, visto che stiamo iniziando comunque dalle basi, a capire come possiamo iniziare a sviluppare i talenti. Intanto incominciamo a riconoscerli, poi ci lavoreremo sopra e sfrutteremo tutti i benefici di quei talenti e magari lavoreremo anche per eliminare un po' di limiti o di conflitti, perché i conflitti poi si manifestano attraverso problemi fisici, malattie, perché ogni numero porta con sé, cioè noi possiamo anche sapere quali sono i problemi fisici, le malattie relative a quel numero se non viviamo la vita in armonia. Ok? Bene, anche per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima puntata e grazie. Ciao!